Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, il luogo dove i gesti più sottili vengono letti come piccoli manifesti. Se amate le letture sfumate e le conversazioni attente, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, commentate qui sotto e, se volete sostenere davvero il nostro lavoro, considerate il tasto abbonati per entrare nel nostro cerchio più vicino. Ora, una ricostruzione meticolosa di una serata che, all'improvviso, tutti hanno sentito il bisogno di spiegare. La premiere di The Eighth Family è arrivata come un esercizio di precisione teatrale. Gli organizzatori hanno steso il tappeto rosso come un nastro che conduceva dentro la promessa della notte, le luci hanno trasformato il crepuscolo in un mezzogiorno scenico, e la solita coreografia della processione delle celebrità ha preso avvio. L'evento era pensato per mostrare cinema, culture e reputazioni lucidate da anni di tecnica e di presenza pubblica. In un contesto simile, ogni inclinazione del capo, ogni microaggiustamento di un orlo, ogni sussurro tra due persone può ingigantirsi fino a sembrare dichiarazione ufficiale. Cenk Torun e Mahsine Merabet, entrambi avvezzi alle aspettative, sono entrati con un equilibrio studiato. Lui emanava quella compostezza tranquilla che gli riconosciamo da anni, lei teneva una intensità composta, un fuoco discreto dietro lo sguardo. E insieme davano l'idea di muoversi dentro regole non scritte che conoscono da tempo. Per gran parte del loro passaggio, il movimento ricordava uno studio in contrappesi armonici, contatti visivi misurati, passi coordinati, una fluidità reciproca che nasce dall'esperienza condivisa davanti ai flash. Ma la notte ha ruotato attorno a un aggiustamento di 1 minuto. Mahsine ha compiuto un lieve avanzamento proprio mentre Cenk ammorbidiva il suo posizionamento, un accomodamento reciproco di non più di 1 palmo. A occhio nudo, il gesto era trascurabile, alle lenti e alla cultura che respira attraverso di esse, era materiale combustibile. Le piattaforme social praticano un'alchimia dalla formula semplice, isola un dettaglio, ripetilo senza sosta, e il pubblico gli attribuirà un peso enorme. Nel giro di pochi minuti da quel passo, hanno cominciato a circolare clip brevissime, riprese grezze, rallenti minuziosi, fotogrammi annotati, didascalie che trasformavano ipotesi in certezze. Le prime interpretazioni erano caute, nell'arco di un'ora si sono indurite in giudizi granitici. Mahsine stava forse affermando la sua autorità nell'inquadratura? Cenk stava deliberatamente lasciando campo? O erano semplicemente due professionisti che attraversavano lo stesso caos di flash, orli e riflessi, dove basta un bagliore, una piega, una traiettoria di macchina fotografica per richiedere un microscopico aggiustamento? La distanza tra fatto e racconto è spesso un fermo immagine. Dove una stanza reale contiene suoni, odori, sguardi e scambi, un feed contiene solo pixel e inferenze, e da questi materiali esili costruisce biografie intere. Quella sera, l'immaginazione collettiva ha ricamato significato sul filo di un piede. La vicenda ha cambiato tono quando Elçin Sangu, figura la cui frase breve ha l'abitudine di pesare come un parere, ha offerto un'osservazione che si è diffusa come se fosse un imperativo. Il suo commento era conciso e denso di implicazioni, la sorta di linea che crea schieramenti opposti. Un gruppo lo ha adottato come conferma. Sì, i microgesti fanno parte dei sistemi di visibilità, e la sua voce ha dato nome a ciò che molti intuivano senza saperlo dire. Un altro gruppo ha replicato che etichettare un movimento incidentale come emblematico soddisfa la fame di narrazioni ordinate che, però, tolgono nutrimento alla complessità. Quando una voce pubblica del suo calibro punteggia un frammento, il frammento stesso si confonde con il commento. La gente ha smesso di chiedersi cosa fosse accaduto e ha cominciato a chiedersi cosa quel passo dimostrasse. La domanda contava meno della certezza che invitava. Eppure, lì, sul tappeto rosso, la sequenza reale scorreva con sfumature che non entrano nei tagli verticali degli schermi. Più tardi, un'altra battuta ha cambiato nuovamente l'umore collettivo, una frase detta quasi per caso da un attore affermato, noto per ridurre i melodrammi con osservazioni asciutte. Senza nominare i protagonisti, ha suggerito che quel piccolo scambio sul tappeto rifletteva una dinamica familiare, Mahsine come forza propulsiva, Cenk come contrappeso misurato. Per alcuni quell'osservazione ha riportato tutto su un piano normale,
Ha normalizzato il movimento incorniciandolo come comportamento già visto. Per altri è diventata benzina, un'unica frase armata a sostegno dell'idea di un modello radicato. Ed ecco il punto, l'interpretazione pubblica ama i pattern. Un gesto minuscolo, messo accanto ad altri 10, può diventare carattere, definizione. La memoria collettiva tende a trasformare un episodio isolato in motivo ricorrente. Mentre i feed moltiplicavano quel passo trasformandolo in un manufatto culturale, dentro la sala accadeva altro, in registri più quieti. Colleghi si scambiavano abbracci che non cercavano obiettivi. Attori emergenti testavano la propria tenuta nei corridoi laterali lontani dai flash. Produttori e tecnici si confidavano poche parole che mai dovevano diventare materiale da speculazione. E, soprattutto, Cenk e Massine condividevano una sequenza privata di risate e tenere rassicurazioni, dopo le formalità, gesti con una dolcezza assente dai loop virali. Il pubblico digitale raramente riceve queste fette ordinarie, sono troppo poco redditizie. Eppure sono proprio questi scambi a creare legami duraturi tra due persone costrette a sopravvivere nell'ipervisibilità della vita pubblica. Che cosa dice della nostra attenzione moderna il fatto che l'autenticità, per definizione, fatichi a essere condivisa? Non si può capire quella sera senza riconoscere il lavoro invisibile che modella ogni fotogramma. Gli stylist allenano la postura perché l'abito e il fisico rendano al meglio, i publicist chiariscono chi sta dove e quando. I fotografi si contendono l'angolo che viaggerà meglio tra le timeline. Questi professionisti collaborano in un mercato dove la chiarezza è valuta corrente. In pratica, quindi, un passo in avanti può essere molte cose: il calcolo per trovare la luce giusta, un istinto per evitare una piega che rovina la linea, un tentativo di non farsi invadere da una macchina fotografica troppo vicina, o persino una rivendicazione scenica del centro. Il problema nasce quando si comprimono tutte queste possibilità in una diagnosi a senso unico. Le premiere non sono eventi singolari, sono performance negoziate. Le negoziazioni sono invisibili a chi guarda da casa, che poi è costretto a costruire storie con prove incomplete. Il dibattito si è spaccato in fretta. Una narrazione ha insistito che il passo fosse un atto intenzionale. Massine che occupa il suo spazio, ambizione espressa con grazia assertiva, e Cenk che offre un sostegno solido senza invadere. Questa lettura elevava l'immagine, lei protagonista attiva, lui alleato facilitante. L'altra narrazione ha chiamato il giudizio affrettato, la clip era poca cosa ed è stata armata da una cultura affamata di segnali di dominio e resa. In mezzo, pochissimi hanno voluto fermarsi ad ammettere una verità intermedia. Nell'economia del pettegolezzo, la sfumatura vive male se non è affilata. Il problema non è scegliere un lato, il problema è che la complessità capace di conciliare i lati, la risata nel corridoio, il suggerimento sottovoce di un publicist, l'aggiustamento per una cucitura, è raramente visibile, e dunque raramente persuasiva. Quando un movimento minimo acquisisce peso morale online, i soggetti di quel movimento vengono spinti a scegliere tra difesa e performance. Devono fare da interpreti ai propri gesti, costretti a raccontare ciò che i loro corpi, altrimenti, avrebbero lasciato al silenzio. La visibilità offre lavoro, notorietà, ricompense, ma sottopone anche a un tribunale istantaneo di attribuzioni di senso con pochissimo appetito per l'incertezza. Cenk e Massine devono muoversi dentro questo bilancio, accettare la storia e adattarla, oppure resistere e rischiare nuove distorsioni. Qualunque strada sceglieranno, sarà un altro gesto che il pubblico conterà come prova. Per chi vive sotto scrutinio costante, valgono alcune regole pratiche: discutere in anticipo i punti centrali su cui fermarsi per le foto, concordare segnali discreti per proteggere i momenti personali, prepararsi all'inevitabile fraintendimento ammettendo che non ogni passo verrà compreso secondo l'intenzione. E per chi osserva, un invito alla prudenza: più ingrandisci, meno vedi il contesto ragionato. In ultima analisi, il tappeto rosso è tanto rito quanto intrattenimento. Vende simboli e concede significati, lo ha sempre fatto. Noi, come partecipanti alla cultura che consuma quei simboli, potremmo scegliere di sospendere il giudizio prima di attribuire un movente. Vogliamo la vostra lettura,
Interpretate la piccola avanzata di Massine come una mossa deliberata per assicurarsi l'inquadratura, una donna sicura della sua luce, con Cenk che fa spazio per sostenerla? Oppure vedete una coppia di professionisti navigare logistiche spietate nel vortice dei flash, un momento di pratica, non un manifesto? Scrivete la vostra versione nei commenti. Diteci anche quali volti turchi vorreste che Celebrita dalla Turchia analizzasse dopo, quali gesti, quali momenti in conferenza stampa, quale coreografia tra privato e pubblico merita una lente attenta. Le vostre proposte guidano la nostra copertura e tengono questo dialogo onesto, ragionato e accogliente. Il clip ha corso più veloce dei discorsi perché era più facile da raccontare. Ma velocità non equivale a verità. La sala, con il suo calore, gli scambi privati, le attenzioni silenziose, resta l'archivio primario di ciò che è davvero accaduto. Gli schermi non sono, e non possono essere, testimoni in senso pieno, sono strumenti di selezione. Aggiungiamo un dettaglio che pochi hanno notato. Quando i fotografi si sono spostati per un set di inquadrature laterali, Cenk ha alzato un sopracciglio verso il loro publicist, che ha risposto con un cenno quasi invisibile. Un attimo dopo, Massine ha preso il punto di luce migliore senza calpestare l'orlo del vestito. Quel codice muto, quell'intesa maturata in ore di prove, è la trama che non passa nei video di 10 secondi. È lì che si capisce come un uomo abituato al set e una donna abituata alle passerelle possono trovarsi, senza parole, in un centro condiviso. Nel backstage, gli scambi erano ancora più semplici. Brindisi rapidi, un paio di battute su una scena rumorosa, una risata che spezza la tensione. Qualcuno ha visto Cenk appoggiare una mano sulla schiena di Massine, non per dirigerla, ma per ricordarle che, in quel labirinto di obiettivi e corridoi, non era sola. Quei gesti non fanno numeri, non fanno titolo, eppure spiegano più di 1000 commenti. Elçin Sangu, nel frattempo, ha lasciato che la sua frase viaggiasse da sola, non ha aggiunto nulla, non ha ritratto nulla. L'attore dal piglio ironico non ha insistito, convinto com'è che le cose importanti respirino anche senza microfoni. Forse è il momento di dirlo piano, ci abituiamo a pensare che tutto debba significare tutto. Ma certe sere, un passo è solo un passo. E altre sere, lo stesso passo diventa la superficie su cui ognuno proietta ciò che vuole vedere, femminilità assertiva o strategia di immagine, cavalleria discreta o cauto arretramento. La verità si stende nel mezzo, in quella zona dove la pratica incontra la personalità. Chi conosce Cenk sa che preferisce che il lavoro parli per lui, chi segue Massine sa che porta con sé una sicurezza di donna che ha fatto strada in più di un paese. Non c'è contraddizione in questo incastro, c'è accordo. Una cosa, infine, merita attenzione: quando i microgesti vengono caricati di significato sociale, la pressione non scompare dopo la serata. Continua il mattino dopo, nelle trasmissioni che montano il fermo immagine, negli articoli che allineano episodi come perle, nei thread che riprendono quell'unico momento come prova storica. Eppure, in mezzo a tutto ciò, la realtà minuta procede. Appuntamenti dal parrucchiere cancellati per un set improvviso, una telefonata a un parente lontano, una cena risolta con una zuppa tiepida. È lì che le coppie resistono. È lì che le moderne storie d'amore imparano a schermarsi senza rinunciare a brillare. Se apprezzate il nostro modo di leggere la cultura con attenzione, sostenete Celebrita dalla Turchia iscrivendovi, lasciando un like, commentando, e, se vi sentite davvero coinvolti, abbonandovi con il tasto dedicato. Il vostro supporto finanzia approfondimenti più ricchi, analisi più ampie, e soprattutto più spazio per quei momenti ordinari che meritano di essere onorati accanto a quelli sensazionali. Perché la velocità non è la verità, e il silenzio tra due persone, quando il tappeto rosso si svuota e resta solo il rumore dei tecnici che smontano, racconta più di qualunque rallenti.